Quasi tutti al mondo conoscono la laguna di Venezia, ma non sono molti invece a sapere che a circa 80 km in direzione est vi è un'altra laguna, più piccola, meno famosa, ma molto interessante dal punto di vista naturalistico. Stiamo parlando della laguna di Marano. È conosciuta principalmente per la varietà dell'avifauna. Sono veramente numerose le specie osservabili, ma nonostante siano munite di ali, non è di loro che parleremo oggi, ma delle farfalle della laguna. Manca ancora una settimana alla fine dell'inverno, ma nelle giornate più calde, nelle giuste zone e guardando con attenzione, si può incontrare la Zerinthia polixena. Farfalla di grandi dimensioni, può raggiungere un'apertura alare di 60-80 mm. Gli adulti sono attivi per non più di 3 settimane, nel periodo compreso tra metà marzo e gli ultimi giorni di maggio. È una specie protetta a livello europeo. In Italia la farfalla è diffusa al di sotto delle Alpi, sotto i 1000 metri, più o meno fino all'altezza del Po. A latitudini inferiori si trova soprattutto l'endemismo italiano Zerinthia cassandra. Le femmine depongono le uova singolarmente o in piccoli gruppi sulle piante ospiti. Le uova sono sferiche e biancastre in un primo momento, diventano poi di colore azzurrognolo prima della schiusa. La principale causa di minaccia è la scomparsa degli habitat adatti alle piante nutrici, le aristolochie. Sono oltre 40 le specie di farfalle che si possono vedere attorno alla laguna di Marano, su oltre 300 specie di lepidottere sicuramente presenti. Ne osserveremo solo alcune e sicuramente non hanno nulla da invidiare alle specie tropicali, se non le dimensioni. Come questo maschio di Lycaena dispar, di un intenso colore arancione. Nella femmina le ali posteriori hanno un'ampia area scura, quasi nera. È una farfalla abbastanza rara, a causa della sparizione dei suoi habitat. Nell'Europa occidentale ed anche in Italia, la bonifica delle zone umide, la cementificazione e l'attività agricola nelle aree di golena hanno causato un forte declino di questa specie. Gli adulti si possono osservare in volo da maggio a settembre. Specie decisamente più comune, ma non per questo meno affascinante, è la Coinoninfa pamphilus. È una farfalla dalle ali color camoscio brillante, superiormente fulve. Una macchia circolare scura, pupillata, è visibile nella zona dell'apice dell'ala anteriore. Ha 2 o 3 generazioni all'anno ed è visibile sui prati a partire da marzo fino ad ottobre. Passa l'inverno allo stadio di larva. La Vanessa atalanta o Vanessa vulcano
è una farfalla di dimensioni medio-grandi. Sverna come adulto e nelle giornate di sole, quando la temperatura è meno rigida, la si può incontrare anche in pieno inverno. Presenta una spiccata territorialità e la dimostra lanciandosi contro ogni farfalla che voli in prossimità del proprio territorio. La si può trovare nelle campagne alberate ed ai margini dei boschi, a volte anche in città. Se non nelle torride giornate estive, la zona è ventilata, soprattutto in primavera. Ma nonostante l'aria insistente, la pierisnapi riesce a volare e ad atterrare sui fiori per suggerne il nettare. Parente stretta delle cavolaie, si distingue da esse per la presenza di una spolveratura grigia sulle venature delle ali. Questa spolveratura è molto più evidente nella prima generazione di questa farfalla. Si trova tra marzo e settembre e passa l'inverno sotto forma di pupa. Facile da incontrare già da inizio primavera, la Pieris brassice si fa notare per le dimensioni. Anche da questo il nome comune di cavolaia maggiore. La zona permette incontri con animali che hanno saputo adattarsi ad una mescolanza di ambienti, da quello agricolo ad aree che mantengono la vegetazione tipica di una zona lacustre. Questa lepre ne è un classico esempio, ma non è difficile da incontrare neanche il riccio. Un'altra farfalla abbastanza comune di questa zona è il papilio macaon o macaone. Ben visibili sono i peli che ricoprono il capo e la spirotromba. La spirotromba è l'apparato boccale delle lepidottere, formato da più parti che unite formano un tubo attraverso il quale le farfalle succhiano il nettare e che a riposo viene arrotolato sotto la testa. Il macaone è una farfalla di grandi dimensioni, può raggiungere gli 85 mm di apertura alare. Si rivela altamente adattabile, utilizzando una grande varietà di habitat, a volte estremi, come la tundra subartica del Canada. Di notte tende a trovare posatoi situati in alto, al fine di evitare i piccoli predatori come i topi. Ha una livrea appariscente, soprattutto le ali posteriori, che in entrambi i sessi hanno un paio di code sporgenti e dove è presente un'evidente macchia rossa, contornata di nero e spolverature azzurro scuro intense. Normalmente a 2 generazioni. Gli sfarfallamenti avvengono in primavera ed estate, ma a seconda della latitudine sono stati osservati adulti anche ad ottobre, appartenenti ad una terza generazione. Nonostante la presenza di fiumi, i terreni attorno alla laguna non sono completamente di tipo umido. Alcune aree, soprattutto verso ovest, hanno caratteristiche di territori parzialmente secchi. Questa differenziazione di territorio in aree relativamente piccole ha permesso uno sviluppo della biodiversità abbastanza rilevante, che nella sua complessità comprende anche i lepidotteri. Osserviamo ora la Lycaena fleas, una piccola e molto bella farfalla appartenente alla famiglia dei licenidi. Si trova in una vasta gamma di habitat, da terreni gessosi a brughiere, nonché in boschi, radure, argini e prati fioriti.
farfalla molto attiva nelle ore calde, con i maschi che volano a protezione di piccoli territori che difendono vigorosamente contro i maschi rivali, ma anche da altri insetti di passaggio. Anche l'ombra di qualche volatile è a volte sufficiente per ottenere una reazione. Il dimorfismo sessuale è poco evidente e consiste nella dimensione più grande della femmina e dalla colorazione e dimensioni delle macchie scure sulle ali anteriori, che risultano meno evidenti nei maschi. La specie sverna allo stadio di bruco. Delle 6 famiglie di ropaloceri presenti in Europa, attorno alla laguna di Marano manca solo la famiglia delle riodinine, che in Europa appunto sono rappresentate da un'unica specie, la Mearis lucina. I ropaloceri sono uno dei 2 gruppi nei quali l'antica sistematica divideva i lepidotteri. Sono gli insetti che normalmente definiamo le farfalle. Comprende infatti i lepidotteri diurni con antenne clavate, mentre gli eteroceri rappresentano i restanti lepidotteri, le falene. L'ultima delle 5 famiglie che andremo a vedere oggi è la famiglia delle Speridi, con il suo rappresentante più comune nella zona, il Pyrgus malvoides. È una farfalla di piccole dimensioni. L'apertura alare, infatti, supera raramente i 15 mm. È presente in tutta Italia, isole comprese, e si rinviene in svariati ambienti dalla pianura fino a circa 1200 metri. Sono molte altre le specie presenti attorno alla laguna di Marano. La zona merita di essere visitata, non solo per gli splendidi paesaggi, ma soprattutto per la biodiversità presente in quest'area relativamente piccola e che va preservata in ogni modo possibile.